Finalmente è arrivata la primavera e con lei si è svegliata anche la mia voglia di vestiti leggeri e cibi più freschi sulla mia tavola. A proposito di piatti, oggi parleremo proprio di ricette e in particolare condividerò con voi 4 ricette primaverili che io personalmente trovo buonissime e anche molto semplici da preparare. Io sono Miriam e vi do il benvenuto su Lentamente. In questo canale condivido idee e spunti per vivere una vita più lenta e consapevole nel nostro frenetico mondo moderno. Dopo che avrete visto tutte le ricette, fatemi sapere nei commenti se ce n'è una che avete preferito in particolare. Crema di piselli e yogurt greco. 400 g di piselli freschi, 200 g di yogurt greco, 500 ml di brodo vegetale, una cipolla, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e qualche fetta di pane integrale. Come prima cosa preparo il brodo vegetale. Poi sgrano i piselli freschi all'interno di una ciotola. Trito grossolanamente la cipolla e la verso in una pentola insieme a un giro d'olio extravergine d'oliva. Dopo che la cipolla si è imbiondita, unisco i piselli e il brodo e aggiungo un po' di sale. Lascio cuocere il tutto per circa 25 minuti, fino a quando il brodo si sarà quasi tutto assorbito. Nel frattempo ho fatto abbrustolire delle fettine di pane. Trascorsi 25 minuti circa, assaggio i piselli e se necessario li faccio cuocere ancora per qualche minuto. A questo punto spengo il fuoco e frullo il tutto. Unisco alla crema lo yogurt greco e lo frullo bene ancora per amalgamare bene. La nostra crema di piselli e yogurt greco è pronta per essere servita e gustata. È un piatto sano e leggero, ma allo stesso tempo molto gustoso. Insalata di fagiolini con patate, feta e olive taggiasche. 300 g di fagiolini, 2 patate medie, 180 g di feta, 50 g di noci, 30 g di olive taggiasche, olio extravergine d'oliva, sale e qualche fetta di pane integrale. Come prima cosa pulisco i fagiolini levando la parte sopra e sotto. Poi vado a sciacquare per bene i fagiolini nell'acqua fresca. Dopo questo passaggio metto i fagiolini in una pentola d'acqua bollente senza salarla e dal momento della ripresa del bollore faccio passare 10 minuti. Nel frattempo pelo le patate, le sciacquo sotto l'acqua fresca e poi le taglio a tocchetti. Le butto in una pentola d'acqua bollente e poi le faccio cuocere per 20 minuti. Nel frattempo che i fagiolini e le patate stanno cuocendo, taglio la feta a dadini. A mano che fagiolini e patate sono pronti, li scolo e li lascio raffreddare un attimo. Intanto abbrustolisco delle fette di pane integrale per accompagnare il tutto. Dopodiché mescolo insieme patate, fagiolini, la feta e ci aggiungo anche qualche oliva taggiasca, olio d'oliva e un pizzico di sale. E voilà, un piatto fresco e leggero, adatto anche da conservare come pranzo per il giorno successivo. Farinata di ceci con asparagi. 200 g di farina di ceci, 600 g d'acqua, 300 g di asparagi, un cucchiaino di sale fino e 40 g di olio extravergine d'oliva. Come prima cosa metto in una ciotola 600 g di acqua, aggiungendo un cucchiaino di sale fino. Aggiungo poi 200 g di farina di ceci e mescolo con la frusta fino ad eliminare tutti i grumi. Elimino con un cucchiaio la schiuma che si è formata in superficie e poi aggiungo 40 g di olio extravergine d'oliva. Lascio riposare il composto per qualche minuto mentre mi occupo della preparazione degli asparagi. Li lavo ed elimino la parte più dura del gambo.
In una pentola metto uno scalogno tritato a dorare insieme a un po' d'olio extravergine d'oliva e poi aggiungo gli asparagi, cuocendoli per una decina di minuti. Riprendo l'impasto, mescolo ulteriormente e poi lo verso in una teglia oleata. Appoggio gli asparagi in superficie e a questo punto inforno con forno statico a 220 gradi per 20 minuti, fino a che la farinata non si sarà dorata in superficie. La farinata di ceci è un piatto tipico della tradizione culinaria ligure ed è anche un piatto vegano e senza glutine. Risotto prato verde con spinaci e stracchino. 300 g di riso Carnaroli, 250 g di spinaci, 150 g di stracchino, 1000 ml di brodo vegetale, mezza cipolla, mezzo bicchierino di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Innanzitutto trito bene mezza cipolla, lavo gli spinaci sotto l'acqua fresca e poi sminuzzo le foglie con le mani. Aggiungo un po' di olio nella pentola e poi faccio soffriggere la cipolla. Aggiungo poi gli spinaci. Quando gli spinaci sono appastiti, aggiungo il riso e lo faccio tostare, poi sfumo con il vino bianco. Unisco quindi un mestolo di brodo e aspetto che il riso lo assorba, tenendo la fiamma media. Continuo ad aggiungere brodo quando il riso risulta più asciutto e poi regolo di sale e pepe. Dopo circa 15-20 minuti, quando il riso è cotto, unisco lo stracchino e amalgamo bene il tutto. Spengo quindi il fuoco, faccio riposare 2 minuti e poi impiatto mettendo al centro del piatto un po' di stracchino ancora fresco. Questo piatto lo mangiavo sempre anche da bambina e mi faceva impazzire. Provatelo anche voi e fatemi sapere. Mangiare prodotti di stagione significa mangiare cibi più buoni e anche cibi che ci fanno risparmiare. Inoltre significa anche avere uno stile di vita più sostenibile e quindi anche avere un vantaggio sia per noi che per l'ambiente. Personalmente sto cercando di essere sempre più consapevole rispetto a quello che compriamo e quello che mangiamo a casa, e questo anche seguendo i consigli di Slow Food che, come vi dicevo in un video precedente, mi aiuta sempre a fare un po' di chiarezza tra tutte le informazioni che riceviamo riguardo al cibo. Diciamo che come linea guida generale cerchiamo di mangiare il più possibile vegetale, comprando quindi frutta e verdura di stagione, e di ridurre la quantità di carne e di pesce, integrando nella nostra dieta ad esempio legumi o altri prodotti sostitutivi. Se vi interessa approfondire questo discorso, ho fatto in passato un video in cui parlo di che cos'è Slow Food e di 12 consigli che io personalmente seguo per mangiare bene. Vi metto il link diretto a questo video nel box della descrizione. Fatemi sapere nei commenti sotto al video se le mie ricette primaverili vi sono piaciute e naturalmente se avete qualche ricetta da suggerire io l'aspetto con piacere. Gentilmente vi chiedo di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale cliccando il bottone rosso sotto al video. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video a tema Slow Living, minimalismo e sostenibilità. A presto, ciao!